Buongiorno a tutti, oggi abbiamo lasciato il camperino a casa e ci stiamo per imbarcare per la Giordania, destinazione Amman. Ci vediamo in aereo. Pronti, partenza, via. Direzione? Direzione Amman, ma l'avevo già detto prima, quando non c'eri. Ah, ok. Alla fine mi ha convinto. Ma chi? Chi? Ma chi? Ma Grande, yeah! Finalmente, dopo si 10 anni vede di giù. matrimonio, ce l'ho fatta. 8 anni. 8, ce l'ho fatta. Ladies and gents, once again, good morning, welcome on board this flight FR 5081 heading. Atterrati in Giordania. Noi abbiamo già fatto il Jordan Pass, quindi la fila è questa, altrimenti bisognerebbe andare prima al controllo passaporti e poi comprare il viso per entrare. Jordan Pass circa 70 JOD dinari. Controllo passaporti, visa fatto e adesso aspettiamo che arrivi il nostro pulmino che abbiamo noleggiato, visto che siamo in 8, i miei suoceri, mio cognato, sua figlia. Preso il pulmino, stiamo andando all'ufficio del noleggio dentro al convento di Main. Siamo all'interno del convento cattolico di Main. Questi sono tutti cubetti. Facciamo un altro giro. Questo è l'albero del pepe ornamentale. Arrivati al Monte Nebo, dove morì Mosè. Venite qua con me. Ah, sono tante cose da vedere, te ne accorgerai quante ce n'è il resto della giornata. Qua dal Monte Nebo si vede il Mar Morto là, e Gerusalemme là in fondo, con le costruzioni. In cima al Monte Nebo dove giace Athos. Qua in cima sul Monte Nebo c'era questo convento una volta nel 300 d.C. dove c'erano più di 1000 monaci e una chiesetta, mentre adesso hanno costruito questa chiesa più grande dove all'interno c'è il memoriale di Mosè, che si sa morì qua sul Monte Nebo, ma non si sa dove sia la tomba.
Questi sono gli antichi pavimenti della vecchia chiesa che c'era. Tutti mosaici. Questo invece è il memoriale della morte di Mosè, non la tomba, ma ci sono scritture del 400 dove dicevano di aver visto già questo memoriale. È stato scoperto solo 7-8 anni fa. Il Mar Morto si trova nella depressione più profonda della Terra, generatasi nei millenni per effetto dell'evaporazione delle sue acque, non compensate da quelle degli emissari. Questo è anche causa della sua alta salinità. Attualmente il livello dell'acqua del bacino è circa 430 metri sotto il livello del mare ed il divario continua ad aumentare. Ha come emissari le acque del fiume Giordano e di altri corsi d'acqua di minore importanza, senza avere però alcun emissario. La sua caratteristica principale è che l'acqua è notevolmente salata, a causa della forte evaporazione. Questo non consente forme di vita, fatta eccezione per alcuni tipi di batteri, da cui deriva il nome Mar Morto. Sosta spesa per il pranzo in un supermercato sul Mar Morto. Pacchi di pita. Siamo nel luogo dove Elia salì al cielo col suo carro. Siamo vicino al battesimo del Signore sul Giordano. Adesso proseguiamo ad andare a vedere il luogo del battesimo. L'altro era qui, c'era uno che c'era Santa Maria di Siena. Non conoscete Santa Maria di Siena? Stiamo scendendo al Giordano dove battezzano, però prima che aprissero il Giordano ai battesimi avevano costruito queste piscine che venivano riempite per battezzare. Là sotto c'è il Giordano e di là Israele. Arrivati. Fatto questi scavi, era un armeno che era fuori di sé dalla gioia quando ha scoperto questa cosa, perché corrisponde esattamente ai racconti che facevano i pellegrini di quei secoli lì, capito? Allora lui ha scoperto questi 4 pilastri, vedete? Sì. Quella lì è una chiesa. Ecco l'abside della chiesa, sapete cos'è l'abside di una chiesa? Ecco, l'abside era aperta e dall'abside si scendeva lungo questi scalini e si arrivava qui e battezzavano nel Giordano, che era soltanto coperto da una cupola con questi quattro pilastri. Perché sì, esattamente, il corso del Giordano ovviamente passava di qua a quel tempo, perché si è molto cambiato nel corso dei secoli. Il Giordano passava di qui e qui hanno costruito questa chiesa e battezzavano nel Giordano direttamente, nel luogo in cui pensavano che fosse stato battezzato
battezzato Gesù. Vedi quei gradini lì a destra, sono quelli autentici, l'altra è stata rifatta, gli unici a destra lì, quelli sono della scala autentica che c'era a quel tempo, e anche quelle lastre lì sono autentiche. Però questi 4 pilastri che hanno trovato sono stati descritti dai pellegrini di quel tempo, li trovi nelle testimonianze che loro danno, quindi capito, quando lui ha trovato questa cosa era, e poi appunto ci diceva il posto più basso del mondo che si incontra col posto più alto, perché qui si sono aperti i cieli, no? Nel giorno del battesimo, quindi il posto più basso della terra, perché è il posto dell'umiliazione di Gesù, perché Gesù qua si è umiliato facendosi battezzare e si è incontrato con i cieli che si sono aperti. E l'altra cosa che la rende sempre più sicura è che qui è una zona molto come si chiama? Ci sono degli smottamenti continui in questo terreno, e questa chiesa qui l'hanno costruita 3 volte, vuol dire che erano così sicuri che questo era il posto, che nonostante che la chiesa crollasse, perché c'erano questi smottamenti, adesso vediamo i resti delle altre chiese, l'hanno ricostruita nello stesso posto 3 volte, anche se sapevano che crollava, perché era un posto sicurissimo. Ma è un'unica chiesa che ha l'abside aperta e che si scende di là per arrivare. L'abside è la parte inferiore, la parte dietro, e direttamente e venivi giù direttamente sul Giordano. Stupendo. Siamo a meno 380 metri sul livello del mare. Stiamo arrivando al corso attuale del Giordano. Il carro di Elia, dove abbiamo visto prima salire al cielo. Il confine Giordania-Israele. Pranzo, vista il Mar Morto. E dopo proviamo a scendere per il bagno. Scesi sul Mar Morto. Stabilimento balneare. Proviamo a entrare in acqua. Sì, no, provo, ormai che sono qui. Andiamo dentro. No, non c'è vita. Non c'è vita nel balcone. Stai a galla? Davvero potevi leggere il giornale? Non tocchi? Oddio, torna a casa! Si riesce a nuotare? Sì. Ma ti brucia? Ah però. Ecco Maia, siamo al mare.
Arrivati al Macheronte. Proviamo a salire fin lassù. Questo è il luogo dove fu decapitato Giovan Battista. Lassù in cima c'era il castello di Erode. Al Macheronte, dal greco Machaira, che significa spada, siamo di fronte al Golgota di Giovanni Battista, precursore con il suo martirio del Calvario, dal sacrificio di Cristo. L'evento è quello narrato dagli evangelisti Marco e Matteo. Dentro il palazzo si svolse il banchetto durante il quale la principessa Salomè danzò per Erode e a lui, sposato illegittimamente con la madre Erodiade, chiese la testa di Giovanni Battista, scomodo per aver affermato la verità sullo stato di adulterio del sovrano e odiato per questo da Erodiade. Giovanni venne quindi imprigionato e poi decapitato nella fortezza di Macheronte. Siamo nel luogo della fortezza del Macheronte, la fortezza di Erode. Torniamo alla macchina. Ore 6:30, pronti per la partenza verso Petra. Ci siamo svegliati alle 5:15. Meta di oggi Petra e destinazione finale per la notte il deserto del Wadi Rum. A dopo. Sosta fornaio per il pranzo. Guarda! Mamma, vieni a vedere! Vengono dei panini! Uno scivolo di pite! Ah, no, è qua, eh! Dopo 3 ore di auto da Main siamo arrivati a Petra. L'ingresso è incluso nel Jordan Pass. Entriamo. Abbiamo iniziato il percorso che porta ai monumenti di Petra. Volendo ci sono anche le macchine elettriche e gli asini e i cavalli. E con questo caldo non sarebbero male. Ma la facciamo a piedi. Là iniziano le prime tombe monumentali che furono costruite come specchi per le allodole, in modo che i malintenzionati credessero che il paese fosse qui e non si avventurassero oltre. Ci sono cenni di Petra fin da 4000 anni avanti Cristo, ma fu costruita nell'80 avanti Cristo dai Nabatei, e questi sono i primi monumenti che si vedono. Siamo ancora fuori da Petra. Siamo ancora all'esterno, però questi erano proprio gli specchi per le allodole per i malintenzionati. Facevano credere di abitare lì, in realtà il paese poi si sviluppava più avanti. Siamo all'ingresso di Petra, lì dove si vedono quelle 3 pietre, è dove gli romani, quando la conquistarono nel 60 d.C., costruirono un arco proprio per far vedere che era di Roma. Inoltriamoci nel canyon.
Questo era l'acquedotto che portava l'acqua a tutta la città. Segue il corso del canyon. Da qua veniva giù il Wadi, un fiumiciattolo dell'epoca. Uno spettacolo. Questo canyon non è però formato dallo scorrere di un fiume antico, ma come si vede anche in alcuni punti, tipo questo, è dovuto a una spaccatura della terra centinaia di migliaia di anni fa. Infatti anche questi due pezzi sembrano coincidere. Come si può vedere, oggi hanno asfaltato tutto il percorso, lasciando solo alcuni pezzi di pietre romane. Infatti i romani avevano ricoperto tutto il passaggio di pietre, quello che una volta era tutto sabbioso. Guardate che colori! Qui iniziano le nicchie costruite dall'uomo, nicchie degli dei, visto che erano politeisti, ce ne incontreranno parecchie. Ma non perché ci siano delle differenze nella fede, non ci sono differenze nella fede. La fede è unica. Questi sono i resti di un'antica carovana scolpita nella roccia, il cammelliere, le zampe di un cammello lì, un altro cammelliere e qua c'è un altro cammello, 2 zampe e 2 zampe. Proseguiamo verso il tesoro. Questo è l'unico punto in cui l'acquedotto mostra come erano fatti i tubi una volta. Infatti da altre parti si vede solo la roccia scavata, ma non c'è più il residuo dei tubi. Siamo arrivati al tesoro! Arrivati! Ta-da! Proseguiamo il percorso e qua si trovano altre tombe. Dalla piazza saliamo lungo il percorso per vedere le altre tombe. Qua inizia a farsi duro.
Si arriva lassù. Sabbia rossissima. Ragazzi, ho rischiato di volare. Si continua a salire. Siamo quasi sulla sommità. Va di Farashat Trail. Noi eravamo a... No, al Grande Tempio. Noi eravamo qua. Non è Grande Tempio? Noi eravamo qui, abbiamo fatto questa strada qua. Al teatro. Allora, questa forse è una deviazione che non dobbiamo fare. Sacrificio, obelisco. Cosa c'è scritto lì, piccolo? Te lo ingrandisco. Lì. High place of sacrifice. Ok, allora questo è il punto alto del sacrificio. Qua l'altare, dopo bisogna tornare indietro, andare di là e girare dietro la montagna. Ok? Quindi questo qua è un punto dove dobbiamo andare in 3 minuti. Siamo arrivati in cima. Anzi no, si prosegue di là. Arrivati in cima. I sacerdoti nabatei usavano questo luogo per eseguire rituali religiosi e per fare sacrifici ai loro dei. Petra è là sotto. Scendiamo al Tempio bizantino. Adesso stiamo girando intorno alla montagna per tornare nella valle di Petra. Beh. So. Incredibile.
Sì, un bel dislivello. Ci sono i gradini di mezzo metro. Guardate che posto. Sono tutte tombe. Questa qua è la parte romana di Petra, con tutti i templi romani. Questi qua sono una batteria. Di là invece c'è la parte in abbatea. Con tutte le tombe che abbiamo visto prima. Che spettacolo! Alle mie spalle la tomba corinta, chiamata così perché i bizantini trasformarono una tomba in una chiesa bizantina, aggiungendole le colonne e tutte le caratteristiche della loro epoca. E questa era la vista davanti alla chiesa. Entriamo. Questi sono gli interni. Molto più fresco. Guardate il soffitto. Tutto grattato con uno strumento apposta per far saltare i colori. Wow! Questo è l'anfiteatro romano alla fine della valle. Si risale. Salutiamo Petra dopo la salita finale. Noi siamo tornati indietro a piedi, gli altri con la macchinina elettrica. Finisce qui la prima parte del video. Portando con me i colori e la storia di questo posto meraviglioso, vi aspetto per la seconda parte del viaggio.